Oggi ti voglio raccontare Pordenone e la sua provincia. È la terra in cui sono nato e cresciuto e sebbene l'abbia lasciata all'età di 19 anni, le sue caratteristiche, tradizioni e quello che ho imparato mi rimarrà sempre dentro. Pordenone si trova qui, nel nord-est dell'Italia, in Friuli, Venezia Giulia. Terra di confine, terra di libertà e un antico sapore di Mitteleuropa. Sono nato qui, nell'ospedale civile di Pordenone, ma in città ci arriveremo più tardi. Sono cresciuto a Roveredo, in provincia, un paesino di 5.000 abitanti a pochi chilometri da Pordenone. Quando ero al liceo, nelle giornate primaverili di bel tempo, riuscivo ad andare al liceo a Pordenone in bicicletta. Altrimenti c'era l'autobus urbano. Qui è dove ho frequentato le scuole elementari, mentre lì è dove ho frequentato le scuole medie, e questa invece è la palestra dove per alcuni anni ho giocato a basket con risultati molto scarsi. Vorrei scusarmi se in questo video farò qualche digressione storica. Come forse ormai saprai, la storia è la mia passione ed è veramente difficile per me non inserire qualche pippone storico nei nostri video. Roveredo è un piccolo paese, storicamente è sempre stato un paese fondamentalmente agricolo-contadino. Le terre di Roveredo sono sempre state terre libere, cioè possedute e lavorate dai contadini. Non sono mai state sotto conti, marchesi, vescovi, perché sono terre molto povere, molto aride. Il sottosuolo qua è fatto prevalentemente di sassi che arrivano giù dalle Alpi. L'acqua non si trattiene, bastano pochi giorni di siccità, colti sono andati. Quindi fondamentalmente qui venivano appunto contadini che scappavano dalla mezzadria e erano disposti appunto a coltivare questa terra molto dura. Storicamente Roveredo trova il suo periodo di celebrità in maniera molto tragica. Siamo a ottobre del 1499 quando qua proprio a Roveredo si stanziano per alcuni giorni le truppe turche ottomane che avevano superato l'Isonzo, avevano superato il tagliamento e stavano razziando tutto il Friuli. Castelli hanno assediato il castello di Aviano, stavano assediando il castello di Pordenone, nonostante Pordenone fosse degli Asburgo e in teoria stavano invadendo solo i territori della Serenissima. E si stanziarono qua a Roveredo, ovviamente distrussero tutto il paese. Oggi, su parte dei terreni agricoli di Roveredo, sorge la base militare americana di Aviano, che, sebbene sorga sui terreni dei due comuni, ha preso il nome dal paese più grande, Aviano. La loro presenza mi ha sempre impressionato. Quando ero piccolo, vedere scritte inglesi, sentire parlare inglese, vedere i macchinoni americani come nei film, mi ha fatto sempre sentire parte di un mondo più grande di quello della provincia. E il mondo si è riversato sulle strade di Aviano nell'estate del 1999, quando dalla base partivano i cacciabombardieri in direzione della ex Jugoslavia. Strade bloccate, posti di blocco e centinaia di giornalisti e televisioni a filmare. La guerra in Jugoslavia è per fortuna parte del passato e questa terra ha un passato molto lontano. Infatti non lontano da Aviano, ai piedi delle Alpi, si trovano dei luoghi magici, sia dal punto di vista naturalistico che storico. È una zona di risorgive tra i comuni di Caneva e Pulcinini. Andiamoci! In questo momento ci troviamo al Palù di Livenza, che non è solo un bellissimo parco naturale dove scorre il fiume Livenza, ma è anche un importante parco archeologico. Infatti qui sono state trovate dei reperti archeologici dell'età neolitica, quindi dei villaggi di palafitte, e anche molto grandi. Quindi stiamo parlando di un periodo neolitico, non vorrei fare stupidaggini, ma più o meno tra 4.000 e 5.000 a.C. E a testimonianza che la presenza umana in questa regione, in questa terra, è molto antica. Il sito archeologico si trova in un bellissimo parco, solcato da un docile fiume nato dalle sorgenti lì vicino del Gorgazzo. Queste sono le sorgenti del Gorgazzo, ai piedi delle montagne. È una fonte d'acqua molto importante perché è lo sbocco di un complessissimo sistema di cunicoli sotterranei ancora in parte inesplorati e soprattutto è un posto dove venire durante l'estate per rinfrescarsi dalla calura estiva. Ci
troviamo a Polcenigo, uno dei borghi medievali più belli e meglio conservati della provincia di Pordenone. È un posto a me caro perché quando ero piccolo, adolescente, venivamo qua praticamente ogni settimana a mangiare la pizza. Esiste un posto qui che fa una pizza unica, non segue esattamente la ricetta napoletana, una pizza molto molto alta, molto soffice, però una pizza che ho trovato unica e non ho mai trovato una cosa simile in giro per il mondo, e adesso a distanza di 20 anni siamo tornati qui proprio per riassaggiarla. Siamo in montagna, sulle bellissime Dolomiti Friulane. Con la montagna ho un rapporto particolare. Mia mamma nacque qui, a Clout, e per oltre 15 anni ho passato gran parte delle mie vacanze estive qui, con la nonna. Papà, tuo nonno, è arrivato a Clout dopo la guerra e noi quindi siamo nati qui, ma lui veniva da Sacile. Per tanto tempo, anche andando a scuola, io sentivo che noi eravamo un po' i foresti. Però ricordo sempre questa frase che mi ha fatto un sacco di piacere. Un giorno Bianca in piazza mi ha detto: "O Manu, luma al d'erbol". Quindi il forestiero era qualcun altro e io quel giorno mi sono sentita proprio clautana. All'epoca, per arrivare a Clout, bisognava fare una tortuosa ma bellissima strada di montagna, tutta tornanti e strapiombi sul torrente Cellina. Ricordo la preoccupazione di mio padre per i sassi che a volte cadevano sulla strada e una volta addirittura centrarono il parabrezza della nostra Volvo. Oggi è possibile percorrerla a piedi ed è uno dei segreti della Valcellina, partendo dal lago di Barcis. Questo invece non è un segreto ed è famoso per i colori blu smeraldo. È un lago artificiale, la cui diga fu costruita nel 1954 per sfruttare l'energia idroelettrica. Non lontano da qui, in un'altra valle, si trova un altro lago artificiale. La valle si chiama Vajont. Il 9 ottobre 1963 io avevo 10 anni. Quello che ricordo è nella notte un gran trambusto in casa, movimento, ci siamo svegliati tutti perché era suonata la campana a martello, che era una campana che solitamente nei nostri paesi suonava quando c'era un evento rispetto al quale era necessario, insomma, una mobilitazione, un aiuto da parte dei capi famiglia. Il nonno si è alzato e prendendo degli attrezzi si sono ritrovati in piazza. Nessuno sapeva che cosa era successo. Lo abbiamo saputo alcune ore dopo, quando il nonno è tornato e ci ha raccontato che era successo questa grande disgrazia, insomma, nella valle del Vajont, quindi a Erto, che erano venuti e quello che aveva visto era così una tragedia immane, ecco, uno spettacolo, una visione terribile, terrificante. Era tornato proprio con una grande tristezza e proprio con il cuore gonfio rispetto a quello che aveva visto. La ferrata della memoria inizia proprio ai piedi della diga del Vajont. La diga venne costruita tra il 1957 e il 1960 e si chiama anche diga Semenza dall'ingegnere che tra il 1926 e il 1958 la progettò. È anche famosa per il disastro, ovvero quella frana che dal Monte Toc si è staccata il 9 ottobre del 1963, andando ad inondare completamente la valle di Longarone. La cosa particolare del disastro del Vajont è che la diga ha resistito. Questo perché in realtà l'opera era effettivamente ben costruita e ben progettata. Il problema stava a monte, ovvero nel tipo di materiale di geologia che aveva il Monte Toc, così chiamato dai tempi antichi, ovvero Toc in friulano vuol dire un pezzo, perché era noto per le sue qualità sdrucciolevoli. Questo è Casso, che non è una parolaccia.
Un tempo paese di contrabbandieri, fabbri e osterie, una ragnatela di stradine ripide e case di pietra. Erto e Casso formano un unico comune, ma in realtà si tratta di due centri abitati distinti. Sebbene siano lontani tra di loro solo 5 km, sono quasi due mondi separati. Erto storicamente è sempre stata più orientata verso il Friuli, parla una lingua più simile al friulano ladino, mentre Casso ha sempre gravitato più verso la Valle del Piave, quindi verso Venezia e la Serenissima. Siamo tornati in pianura. Dopo la montagna ti voglio far vedere la Bassa e alcuni dei suoi magnifici borghi medievali. Ci troviamo a San Vito al Tagliamento, un altro splendido borgo medievale del Friuli occidentale. Sono qui con mio padre, che ha vissuto a San Vito per molti anni. Papà era ferroviere, si è trasferito qui nel 1964. Sono stati anni entusiasmanti e qui nel 73 ho conosciuto la mamma. Tutti noi sapevamo che questa zona si chiamava Castello, ma non sapevamo perché. Andiamo a scoprirlo. Alle mie spalle il castello di San Vito. Quando abitavo qui non c'era, sapevamo che questa zona si chiamava Castello ma senza un motivo particolare. Con gli anni 2000 il sindaco Gregori ha fatto tutta una serie di interventi di recupero del centro storico ed è emerso finalmente il castello. E quando ti capiterà un giorno di passeggiare per San Vito, non dimenticare di fermarti alla bellissima Chiesa dei Battuti, dove poter ammirare degli splendidi affreschi del 1500. Se dovessi fare una classifica dei posticini più interessanti che abbiamo scoperto qua in provincia di Pordenone. Valvasone, c'è una rievocazione storica medievale, viene fatta anche di notte non è male. Quasi giunto il momento di dirigersi verso Pordenone, ma non prima di un'ultima deviazione, verso la sua rivale, la città di Sacile. Tra Pordenone e Sacile c'è una specie di rivalità. I sacilesi sono infatti tipicamente più legati al Veneto e alla Marca trevigiana. Dall'altro lato invece i pordenonesi hanno una sorta di conflitto interiore che li fa sentire un po' veneti e un po' friulani, ma senza veramente sentirsi nessuno dei due. Andiamo a sentire perché questa città è particolare da un sacilese d'Ocno che è grande amico, Marco Grillo. Ciao a tutti, benvenuti a Sacile. Allora, qui siamo sul confine tra il Veneto e il Friuli. In realtà questa cittadina ha origini veneziane, in quanto si narra che al tempo i ricchi nobili venissero addirittura a fare le vacanze a Sacile. Per cui potete immaginare la bellezza di questa città. Ci vivo io, è la mia città natale e penso sia un altro bel motivo per venire a visitare Sacile. Sacile è molto carina, ha come detto queste influenze molto veneziane, ha questi bellissimi palazzi lungo questo fiume che si chiama Livenza, per cui una visita assolutamente merita, capito? Finalmente eccola, la città di Pordenone, caput mundi di questa terra. Qui invece dove ho studiato ho fatto il liceo, per 5 anni. La nostra classe tipo di quarta e quinta era situata su una di queste finestre qui. Periodo estivo, quando la scuola stava per finire, iniziavano delle vere guerre d'acqua, ci si tirava gavettoni e uno degli sport preferiti era appunto quello di bucare dalle finestre e tirare gavettoni sui passanti sotto. Ecco, spero che la cosa sia caduta in prescrizione. Quando ero piccolo non mi piaceva tanto e sognavo sempre di andare in un'altra città. Invece io, dato che sono una persona noiosa, tutto sommato, ho sempre apprezzato Pordenone. Quando arrivi a Pordenone ti trovi magari in piazza 20 settembre che non è proprio wow. Il corso invece è molto carino secondo me.
Pordenone è conosciuta col nome antico di Portus Naonis, nome latino che indica porto sul Noncello, sempre a ricordare l'importanza dei fiumi e delle acque in questa regione. Le prime testimonianze di Pordenone in realtà risalgono al Medioevo, dall'anno 1000 in poi. Fa parte inizialmente del patriarcato di Aquileia, ma poi passa sotto la casata, se non sbaglio, di una famiglia austriaco-tedesca, i Bamberg, i cui beni poi, per successione dinastica, confluirono nei domini degli Asburgo. Pordenone rimase un'enclave del Sacro Romano Impero e degli Asburgo all'interno appunto dei territori della Serenissima, se non sbaglio fino a oltre il 1500. E questo è il simbolo di Pordenone, il palazzo comunale costruito nel 1291. Anticamente Pordenone era una città fortificata e aveva delle possenti mura che erano servite anche a difendere la città dall'attacco dei turchi nel 1499. Ricordate i turchi a Roveredo? Ecco quelli. Il vero boom di Pordenone si ebbe a seguito della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto grazie alla fondazione delle fabbriche Zanussi, che ancora oggi esistono sotto il marchio Electrolux e furono un vero propulsore dell'economia. In questo periodo Pordenone si espanse ben oltre i confini dell'antico borgo medievale. Sinceramente una delle cose che mi piace di più di Pordenone è proprio il fatto che ci siano tante iniziative culturali, tanti eventi durante l'anno. Ho sempre adorato questa città per il suo attaccamento alla cultura e la controcultura. Il Great Complotto, lo Stato di Naon, i 3 allegri ragazzi morti, Sic Tamburo, Prozac Più, Cinema Zero, Giornata del cinema muto, Pordenone legge, Pordenone viaggia. E questa città, e questa terra, voglio raccontare a te, piccola bambina mia, che se n'è nata lontana da qui. Di questa terra ho sempre amato l'autenticità, che è l'autenticità dei luoghi, ma è anche l'autenticità delle persone. Perché qui si sentono forti le radici, e sono quelle radici che ti si scrivono nel cuore e che dovunque sei, poi un giorno ti faranno tornare a casa. Perché quello che ho imparato, e spero di insegnarti, viene da qui, da questa terra. Delle terre di Pordenone spero di portarmi sempre dentro 3 cose, che spero di poterti passare un giorno. Qui mi sono sempre sentito a casa, al sicuro, ma la sua posizione di confine e la presenza degli americani mi ha insegnato l'esistenza di un mondo più grande e mi ha dato la curiosità di spingermi a visitare. Le montagne, sempre visibili da ogni angolo della provincia, sono lì a ricordarti che per salire ci vuole sudore, umiltà, testa bassa e camminare un passo dopo l'altro, che poi ci pensano all'orizzonte, da lassù, e l'aria frizzante a dare un senso a ogni fatica. Infine la sua gente, che a ogni generazione tramanda la tempra dei suoi nonni nell'affrontare con umiltà le difficoltà, come i turchi, le guerre, il Vajont, che negli anni ha dovuto affrontare. Aspetta, Che c'è? sto pensando se c'è qualcos'altro di interessante da dire.
No, non c'è nient'altro di interessante da dire. Io adesso vado a rimettermi in pigiama perché mi sono già stufato di essere vestito quasi serio. Io ho dei bellissimi calzini su.